Qualche giorno fa una ragazza su Instagram mi ha fatto una domanda. Qual è la cosa più difficile da affrontare per un'azienda? È una domanda interessante che apre un sacco di possibilità, ma pensandoci bene ho trovato la mia risposta: il passaggio generazionale. Per capirci, è quel momento delicato di un'azienda in cui entra in gioco una nuova generazione di amministratori in sostituzione di quella precedente. È una fase molto specifica e particolare che può determinare la vita o la morte di un'azienda. E visto che molto spesso è proprio quello il momento in cui entra in gioco la 21 Invest, voglio condividere con voi quello che io ho imparato in questi anni. Le difficoltà nel gestire il passaggio generazionale sono tante, ma in Italia ce ne sono due in particolare dove si gioca la vera partita. La natura familiare delle nostre aziende è la loro più grande forza, ma allo stesso tempo corre il rischio di diventare la più grande debolezza. Mettetevi nei panni di chi ha lavorato 20, 30, 40 anni per costruire un'azienda e da un certo punto deve affidare la propria creatura a qualcun altro. È difficile perché non si parla solo di business, ma anche e soprattutto di amore. Può sembrare stupido, ma fidatevi, io lo vivo ogni giorno in prima persona. È amore. La chiave per la sopravvivenza del progetto sta tutta nella capacità del fondatore di capire quando farsi da parte. Può sembrare brutto detto così, ma ragazzi, il business non aspetta nessuno. Il mondo evolve e così devono fare le aziende, c'è bisogno di nuove idee e di nuove persone. Soprattutto oggi che con il digital va tutto più veloce. In questo caso la soluzione è più umana che imprenditoriale, bisogna riuscire a far sentire coinvolto il fondatore, ricordandosi sempre che senza di lui non ci sarebbe niente da far evolvere. Un'altra difficoltà ha a che fare invece con la struttura aziendale. Quando un'azienda nasce dall'intuito di un artigiano e dalla forza della sua famiglia, la struttura cresce in modo disordinato, tutti fanno tutto e non ci sono ruoli e responsabilità ben definite. Per questo uno degli elementi chiave quando investiamo in una nuova azienda è trovare le persone giuste da portare a bordo. Non parlo solo di manager capaci, ma di persone che hanno la sensibilità di assimilare i valori dell'azienda e di rinnovarli. Per quello che ho detto fino ad ora, sembra che la natura familiare delle nostre aziende sia più che altro un problema. Ma voglio essere chiaro, se le aziende italiane hanno successo in tutto il mondo è proprio perché nascono dalle famiglie. Di recente sono stato negli stabilimenti di House of Fair e non dimenticherò mai di come i dipendenti fossero profondamente fieri di lavorare per la famiglia Citossi. La cultura aziendale non era un'operazione di marketing, ma un modo di essere, perché tutti si sentono parte della famiglia. Patrice Olekova, una scrittrice slovacca, è riuscita con il suo pensiero a riassumere in maniera perfetta il concetto più importante che riguarda il passaggio generazionale. Ogni generazione può creare il progresso, ritirandosi al momento giusto.